Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo maglioncino a ferri con la tecnica top down. È il maglioncino top down a ferri più semplice che possiamo fare. Non ci sono ferri accorciati nel collo, è semplice, quindi anche un principiante ambizioso dei ferri o semi principiante può cimentarsi in questo lavoro con un po' di pazienza. Il tutorial è lungo, quindi lo divido in due parti. Non skippate l'intro perché all'inizio vi parlo dei materiali che ho usato, delle misure e di come capire con quanti punti iniziare. Il mio maglioncino è una taglia SM e pesa circa 258 grammi, quindi ho usato poco più di 5 gomitoli di filato. Questa volta ho scelto di usare il Soft Tweed Mix della Drops e vi devo dire che sono felicissima della mia scelta. È un filato morbido, bellissimo da lavorare e anche come resa e come lo sentiamo addosso. La lana non pizzica. La composizione è 50% lana, 25% alpaca, 25% viscosa, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 130 metri e sono consigliati ferri da 4 mm. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link al sito web di Lana Online in cui potete trovare questo filato in molti colori. Il mio è lo 02. Io ho usato per tutto il maglione ferri da 4,5 mm e solo per il punto elastico del fondo del maglione e delle maniche ferri da 4 mm. Vi do le misure del mio maglioncino. Nel sottomanica misura metà circonferenza, circa 43 cm, la lunghezza totale dal collo al fondo è di circa 48 cm, le maniche sono lunghe circa 68 cm e nel sottomanica mezza manica ha una circonferenza di circa 15 cm. Sono molto soddisfatta del risultato. Questo è il mio primo maglioncino top down a ferri e ho imparato moltissimo da questo progetto e spero di potervi risparmiare un po' di tempo spiegandovi tutto passo passo. Per prima cosa, come sempre, dobbiamo fare un campioncino, cioè montare un tot di punti che ci diano una lavorazione grande, almeno 10 cm, meglio qualcosa in più, con i ferri che pensiamo di voler usare, e facciamo qualche riga di punto elastico e qualche riga di maglia rasata. L'ottimale sarebbe ottenere un 10x10, potete farlo anche un po' più piccolo ma non molto più piccolo. Investite un po' di tempo nel campioncino, se serve provate ferri diversi, io l'ho fatto, perché se non perdete tempo prima nel fare il campioncino ne perderete molto di più dopo, perché se montiamo i punti sbagliati prima di cominciare a capire che il lavoro non è come vogliamo, lavoriamo un bel pezzo e poi disfare tutto e ricominciare è un peccato. Quindi fate il campioncino che vi aiuta a appunto evitare questa cosa. Fermo restando che io, come ho detto, questo è il mio primo maglione top down, ho disfatto quasi tutto. Avevo fatto un numero di punti all'inizio perché pensavo di volere il collo in un modo, ho iniziato a lavorare, non mi piaceva, ho disfatto tutto, ho rifatto tutto lo sprone, ho fatto parte del corpo, buona parte del corpo in realtà, per poi provarlo e accorgermi che era troppo largo rispetto a come l'avrei voluto e quindi ho disfatto tutto, anche parte dello sprone, e sono ripartita. Poi ho fatto le maniche e anche nelle maniche ho fatto delle diminuzioni per poi accorgermi che era troppo stretta la manica rispetto a come la volevo. Con questo cosa vi voglio dire? Se dovesse capitarvi di dover disfare e rifare,
non vi scoraggiate, il maglione poi rimane, come è fatto e rimane. Portate pazienza, soprattutto se è la prima volta che fate un maglioncino così, ma anche se non è la prima volta, meglio perdere un po' di tempo all'inizio e disfare e rifare, però poi avere il maglioncino proprio come piace a noi. Mi sembra di avervi detto tutto. Se dovessero rimanervi delle domande, scrivete nei messaggi, io volentieri vi rispondo. Se vi piace questo maglioncino, se vi piace il tutorial, non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, è gratuito e rimarrà sempre gratuito. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per prima cosa montiamo i punti e solo per la prima maglia montiamo il punto in questo modo. Mettiamo il ferro sopra il filo e lo facciamo girare intorno, e questa per noi è la prima maglia. Tutte le altre le montiamo normalmente. Ho montato 112 punti ed ora ne monto un altro, quindi anche voi montate tutti i punti che vi servono e poi ne aggiungete uno. Facciamo passare il filo in più o meno a metà dei punti e controlliamo che i punti non siano arrotolati. E uniamo l'inizio e la fine del lavoro. Passiamo il primo punto che abbiamo montato su questo ferro e accavaliamo l'ultimo punto sul primo. Tiriamo un po' le codine e riportiamo il primo punto al suo posto, e da qui possiamo partire a lavorare. Mettiamo un marker per segnare l'inizio del giro e lavoriamo tutto il primo giro lavorando 2 dritti e 2 rovesci. E ripetiamo 2 dritti, 2 rovesci. E quando lavoriamo con i ferri circolari in cerchio, via via spostiamo i punti in modo da poterli lavorare. Il filo in più ci permette di tenere i ferri lontani. Spostiamo i punti così. E proseguiamo. Arrivati alla fine del giro passiamo il marker e lavoriamo un altro giro uguale a questo. Con i ferri circolari non giriamo al lavoro e ovviamente non abbiamo punti di bordo. Quindi da qui in poi tutti i giri del punto elastico sono uguali. Lavoriamo dritti sopra i dritti e rovesci sopra i rovesci. In questo modo, in realtà, quando impariamo a chiudere bene il giro e a gestire il filo, lavorare con i ferri circolari è molto più semplice che con i ferri dritti. In totale ho lavorato 12 giri di punto elastico 2-2 ed ora vediamo come calcolare la separazione dei punti per le linee raglan. Consideriamo il numero totale di punti che abbiamo nel giro, io ho 112, dividiamo questo numero per 3 e otteniamo un numero, nel mio caso 37,3, e questo numero lo dividiamo ancora per 2 e fa 18,6. Arrotondiamo questi numeri e otteniamo 37
per i davanti e il dietro e 19 per le maniche. Arrotondando i numeri poi rifacciamo la somma per controllare che la somma faccia effettivamente 112. Se abbiamo un punto in più lo togliamo dal dietro e lasciamo per esempio 38 davanti e 37 dietro, ma nel mio caso il conto torna. Prepariamo 4 marker, uno di un colore diverso che segnerà l'inizio del giro e gli altri 3 di un altro colore. Mettiamo il primo marker per l'inizio del giro e facciamo intanto tutto un giro di dritto in cui posizioniamo i marker. Lavoriamo intanto 19 punti per la prima manica, 1, 2, 3, 18, 19 e mettiamo un marker. Ora lavoriamo 37 punti per il davanti o il dietro, 1, 2, 3, 34, 35, 36, 37 e mettiamo un altro marker, 19 punti per l'altra manica, 1, 2, 3, 4, 18, 19 e mettiamo anche l'ultimo marker e lavoriamo gli ultimi 37 punti che ci rimangono. 35, 36 e 37 e abbiamo finito il giro e i 4 marker delle linee raglan sono posizionati. Dal prossimo giro cominciamo gli aumenti. Faremo un aumento prima di ogni marker e un aumento dopo ogni marker. Il marker di inizio giro segna la prima linea raglan. Come sappiamo dobbiamo fare un aumento prima del marker e uno dopo. In questo caso, quindi, i primi punti del giro saranno quelli che ci servono per fare l'aumento dopo il marker e alla fine del giro dobbiamo ricordarci di fare l'aumento che è prima di questo marker. Per l'aumento prendiamo 2 punti e per quanto riguarda l'aumento dopo il marker prendiamo 2 punti insieme ma non a dritto in questo modo ma entrando da dietro, così. Portiamo fuori il filo e non facciamo cadere i punti li teniamo nel ferro, facciamo un gettato e rientriamo di nuovo nei punti sempre entrando da dietro e riportiamo di nuovo fuori il filo e adesso sì possiamo far cadere i punti e da 2 punti che avevamo ne abbiamo 3 e quindi abbiamo fatto l'aumento. Lavoriamo un dritto in ogni punto fino a 2 punti dal prossimo marker. E qui vediamo bene l'aumento che dobbiamo lavorare, prima e dopo il marker. Quando lavoriamo prima del marker, entriamo prendendo 2 punti insieme a dritto, così normalmente. Portiamo fuori il filo, non facciamo cadere i punti, facciamo un gettato e rientriamo nei punti, portando di nuovo fuori il filo. E da 2 punti ne otteniamo 3. Facciamo scendere i punti del ferro, passiamo il marker e facciamo l'aumento dopo il marker. Per l'aumento dopo il marker abbiamo detto che entriamo nei 2 punti successivi da dietro. Portiamo fuori il filo, facciamo un gettato, rientriamo nei 2 punti, portiamo di nuovo fuori il filo e facciamo scendere i punti. E questi sono gli aumenti prima e dopo il marker. Lavoriamo tutti i punti a dritto fino a 2 punti dal prossimo marker. E nei 2 punti prima del marker lavoriamo l'aumento che va prima del marker, quello in cui entriamo nei 2 punti prendendoli insieme da davanti, normalmente, portiamo fuori il filo, facciamo un gettato,
rientriamo nei due punti, portiamo di nuovo fuori il filo e facciamo scendere i punti del ferro. Passiamo il marker e dall'altra parte entriamo prendendo due punti insieme, però da dietro, così. Portiamo fuori il filo, facciamo un gettato, rientriamo nei punti, portiamo fuori il filo e facciamo scendere i punti. E in questo modo lavoriamo tutto il giro. E alla fine ci ricordiamo di lavorare anche l'ultimo aumento, quello prima del marker di inizio giro. Passiamo il marker e lavoriamo il prossimo giro, che è un giro in cui lavoriamo un punto dritto in ogni punto, e alterniamo un giro di dritto e un giro con gli aumenti. Non possiamo confonderci, perché quando vediamo che ci sono i tre punti vicini così dell'aumento con il gettato in mezzo, vuol dire che dobbiamo fare un giro a dritto. Al contrario, se prima e dopo il marker abbiamo punti regolari, in questo modo, è facile capire che nel giro precedente abbiamo lavorato senza aumenti e quindi siamo nel giro in cui dobbiamo lavorare gli aumenti. E andiamo avanti in questo modo, lavorando un giro con gli aumenti e un giro senza, fino ad avere la grandezza che ci serve per lo sprone. Ho ripetuto per 18 volte il giro con aumenti e senza aumenti e ho finito con un giro senza aumenti. In totale quindi ho lavorato 37 giri di sprone, che nel mio caso sono alti circa 14 cm e per il mio maglione va bene così. Ora vediamo come separare i punti delle maniche e metterli in sospeso. Aggiungiamo qualche punto nel sottomanica e poi cominciamo a lavorare sempre in modo circolare tutto il corpo del maglione. Ovviamente finiamo il giro, qui avevamo il marker blu che segnava l'inizio del giro, ed ora mettiamo in sospeso questi punti che sono quelli della prima manica. Prendiamo un ago bello grosso, un filo, meglio di cotone ma va bene anche di lana, basta che non sia troppo pelosetta, altrimenti poi ci dà fastidio nel riprendere i punti, e possibilmente un po' grosso, e mettiamo in sospeso tutta questa sezione di punti. Passandoli tutti sul filo. Ho messo in sospeso tutti i punti della manica, qui facciamo un nodo e la stessa cosa poi faremo anche con l'altra manica. Ed ora isoliamo i punti della manica e qui nel sottomanica aggiungiamo alcuni punti. Io ne aggiungo 5, voi potete aggiungere il numero di punti che volete. Vi consiglio che sia un numero dispari, perché poi andremo meglio se facciamo delle diminuzioni sul corpo del maglioncino, andremo meglio se qui partiamo con un numero dispari di punti. Per aggiungere questi punti, un giro intorno al dito col filo e poi sul ferro e tiriamo, e questi punti li tiriamo bene. 1, 2, 3, 4, 5 e riprendiamo a lavorare dal punto successivo che abbiamo sul ferro e lavoriamo tutti i punti dritti fino alla prossima linea raglan. Ho lavorato tutta la parte di punti del corpo della maglia, o il davanti o il dietro, e adesso mettiamo in sospeso
l'altra manica, esattamente come abbiamo fatto prima. Fino alla prossima linea raglan. Annodiamo il filo e riprendiamo il lavoro. Qui ovviamente carichiamo lo stesso numero di punti che abbiamo caricato per l'altro sottomanica, nel mio caso 5, 1, 2, 3, 4, 5 e lavoriamo anche tutta l'altra parte del maglioncino, tutto l'altro davanti o dietro che sia. E qui arriviamo ai 5 punti che abbiamo caricato sotto la prima manica e li lavoriamo normalmente senza tirare troppo il filo. Non preoccupatevi se qui vedete un filo lungo, poi questa cosa la sistemiamo dopo. E lavoriamo 1, 2 e qui mettiamo il marker di inizio giro e lavoriamo gli altri 3 punti che abbiamo aggiunto. Uno, qui non tiriamo troppo, non apriamo troppo i punti. 2 e 3 e ricominciamo a lavorare normalmente tutto il giro. Arrivati all'altro sottomanica lavoriamo gli altri 5 punti che abbiamo aggiunto allo stesso modo. Da qui in poi continuiamo a lavorare giri di dritto per tutta l'altezza che ci serve per il nostro maglioncino e manteniamo sempre il marker di inizio giro. Io vi consiglio adesso di lavorare 3 o 4 giri e poi provare il maglioncino e verificare effettivamente che le misure siano giuste per noi. Una volta verificate le misure delle maniche e del giro del maglione, possiamo lavorare tutto il corpo del maglione. Io ho lavorato dalla divisione 64 giri e se volete potete lavorare retto oppure potete fare delle diminuzioni o ancora, se preferite, potete fare degli aumenti. Io le diminuzioni le ho fatte nel giro 7 e nel giro 15. Questa è una diminuzione doppia ed è lo stesso tipo di diminuzione che faremo anche nelle maniche, quindi ve lo mostro quando facciamo le maniche. Quando arrivate alla lunghezza più o meno che volete per il maglioncino, almeno prima di fare il punto elastico, vi consiglio di aggiungere un filo oppure passare un filo sui punti in modo da poter aprire bene il lavoro e provare il maglioncino e verificare effettivamente che la lunghezza sia quella che vi piace.